Hai voglia di dare un tocco di colore a casa tua? Oppure vuoi cambiare i colori già esistenti ma non sai bene come fare? Nel video di oggi ti spiego come fare a scegliere i colori giusti per casa tua. L'altro giorno mi è capitato che un amico mi dicesse di voler cambiare i colori di casa sua, che aveva letto tutti i miei post sulla psicologia del colore, che ci aveva rimuginato più volte sopra, ma che assolutamente non sapeva decidersi. Questo perché erano troppi i colori che gli piacevano e che in qualche modo sentiva lo potessero rappresentare. Però giustamente e soprattutto per fortuna non voleva rendere la sua casa un arlecchino. Come fare allora per scegliere i colori di casa quando le idee sono tante e magari anche un po' confuse? Intanto bisogna partire da due dati importanti: pavimenti e serramenti, soprattutto quelli interni come le porte, e la presenza di mobili. Se non vuoi fare una ristrutturazione, i pavimenti li devi tenere così come sono. C'è la possibilità di colorarli, ma bisogna assolutamente chiamare un professionista per avere un risultato buono e duraturo. Quindi quello è un colore già presente e non si può sottovalutare. Se il pavimento ha dei colori neutri non ci saranno problemi, ma se per esempio tu avessi un pavimento tendente al giallo, ne dovrai assolutamente tenere conto. Stesso discorso vale per i serramenti interni. Certo, sono decisamente più facili da colorare eventualmente, ma se tu non avessi la manualità, non ne avessi voglia, o se tu fossi in affitto e non potessi, questi serramenti hanno un colore e tu non puoi fingere che non ci sia. Infine, i mobili. Se li hai già e comprensibilmente non li vuoi cambiare, anche quelli hanno un loro colore da tenere presente. Presi questi colori già presenti nella casa, basterà mantenere una casa monocromo, ovvero utilizzando lo stesso colore più o meno saturo, oppure fare i giusti abbinamenti e li puoi fare in vari modi. Uno è per analogia, ovvero usando i colori vicini al tuo colore principale. Per analogia estesa, ovvero non solo quelli vicini ma quelli anche subito dopo al tuo colore principale. Per contrasto diretto usando i complementari, oppure anche per contrasto divergente, quindi non il complementare diretto ma quelli di fianco, esattamente come vedi in foto. L'ultimo schema colore, il triadico, si ottiene disegnando un triangolo equilatero nella ruota. C'è anche un altro modo per trovare i colori giusti da portare a casa ed è un modo molto divertente, e questo vale sia che cominci da zero sia che tu abbia pavimenti infissi e mobili, ed è quello di utilizzare una fotografia. Perché? Ora te lo spiego. Hai sotto gli occhi 1 milione di immagini ogni giorno. Tra quelle ce ne saranno alcune che ti emozionano in maniera particolare, dico bene? Di solito quelle fotografie hanno dei colori che ci piacciono e anche che ci rappresentano. Naturalmente, se hai dei pavimenti infissi o mobili, cerca tra le foto che ami una che abbia anche quei colori, oppure almeno molto simili. Ora puoi prendere i colori presenti nella fotografia e portarli tutti a casa tua. Come fare? Beh, se non hai programmi di fotografia, puoi cercare un programma su internet oppure un'app sul cellulare che possa creare per te delle palette colori dalle foto. Per PC per esempio c'è HD Rainbow oppure Adobe Color. Per cellulare ce ne sono moltissime, ma ti posso consigliare Palette, che vale sia per Android che per iOS, oppure Adobe Capture. Io per esempio da PC ho fatto questa prova. Vedi? Ti dà anche il colore RGB, ovvero quanto rosso, verde e blu c'è in questo colore, in ogni colore. Anche lì puoi arrivare, sempre con uno dei tanti programmi su internet, ai colori NCS, SICK e Soral, che sono quelli più utilizzati per i colori delle pareti. Se il programma ti desse solo i codici EGS, tu non ti preoccupare, i produttori di colori te li sapranno assolutamente trasformare. Oppure anche lì ci sono un sacco di convertitori su internet. Se una foto ti ha colpito, ti creano emozioni, facilmente te li creeranno anche i colori ripresi. Attenzione però, bisogna saperli dosare, non possono essere utilizzati tutti in maniera quantitativamente indifferenziata. I colori
neutri possono essere utilizzati con più leggerezza, ma i colori caratterizzanti vanno utilizzati come colore accento, a piccole e medie dosi, soprattutto calmierati e anche enfatizzati dai neutri, per esempio come il bianco. Servono a dare carattere, ma troppo poi possono stufare. Resta che se non sei sicuro di come fare, se hai paura di sbagliare, puoi sempre contattarmi. Trovi i miei contatti in descrizione. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like o con un commento. La tua opinione è molto importante per me. Resta aggiornato iscrivendoti al mio canale se non l'avessi ancora fatto. A presto!